Immaginate una vita con meno cose, meno oggetti, meno stress, meno disordine, meno bollette, meno debiti e insoddisfazione, una vita con meno distrazione. Di conseguenza, avendo meno, è facile immaginare adesso una vita con più cose, più felicità, più libertà, più denaro, più relazioni significative, più crescita, contributo e più soddisfazione, ma soprattutto più tempo libero, tempo per godersi la vita. Ciao a tutti, io sono Aldo e vengo da Napoli. Benvenuti, mi chiamo Vera e sono moldava. Questo qui dietro invece è Totò, la nostra casetta su 4 ruote motrici. Siamo nel nostro 8º anno di viaggio attorno al mondo e ad oggi abbiamo quasi visitato 80 paesi via terra su tutti i continenti percorribili. Incominciamo subito sfatando un mito. Il mezzo perfetto per viaggiare non esiste. E nonostante ci siano controversie e chi fa il tifo per un tipo di veicolo oppure un altro, è nella natura dell'essere umano non accontentarsi e volere sempre di più. Però quello che esiste è il mezzo perfetto per un viaggiatore, in base alle possibilità economiche, spirito di adattamento, età, esigenze e tipologie di viaggio. Dopo tutti questi anni in giro attorno al mondo, credo che a noi sia andata bene. Era da tempo che volevamo dare una rinfrescatina al primo video del nostro canale, che finora ha riscontrato tanto successo. Il primo tour del nostro fuoristrada camperizzato, che per chi non l'avesse visto può trovarlo linkato qui in alto oppure in basso in descrizione. Infatti, questo video va a integrare quello precedente, perché come già accennato, il mezzo perfetto non esiste e anche il nostro Totò nel corso degli anni ha ricevuto tante modifiche e miglioramenti. Senza nascondersi dietro a un dito, viaggiare con un fuoristrada non è per tutti, gli spazi sono limitati, a volte quando piove siamo costretti a stare seduti in macchina e anche cucinarci qualcosa diventa molto complicato. Il nostro letto è comodo, ma è semplicemente lì per stendersi e dormire. A volte capita che non possiamo farci una doccia per qualche giorno e editare video come questo ha le sue difficoltà. Specialmente quando non si dispone di un tavolo dove poter stare seduti comodamente. La nostra vita è principalmente svolta all'esterno, con tutti i suoi svantaggi ovviamente. Ma allora perché abbiamo fatto questo per così tanto tempo? A volte mi chiedo. Me lo chiedo pure io. Perché vivo in auto da 8 anni? E quello è il punto più al sud del continente. Siamo al Taj Mahal. Siamo arrivati con Totò a Kilimangiaro. Eccoci qua al tropico del Capricorno per la terza volta in questo viaggio. Everest Base Camp, festeggiamo con dei Ferrero Rocher Urso qua in Nepal.
Perché ci piace, perché abbiamo barattato il comfort di casa con avventure e esperienze nuove ogni giorno, perché abbiamo rinunciato a possedere tanto e al materialismo in genere per fare spazio a valori importantissimi e fondamentali come il tempo e la libertà. Perché oggi, di lunedì, la giornata più odiata della settimana dalla maggioranza delle persone, siamo qui a campeggiare sulle rive del lago Malawi in Africa. Sarà giusto o sbagliato, facile o difficile, fuori dalla norma, ma a noi sta bene così. Poter dire in vita di aver realizzato un sogno, crediamo sia una soddisfazione per chiunque. Ma come è fatto Totò, la nostra casetta? Modello Toyota Land Cruiser anno 2004, serie 120, 3 litri, turbo diesel, 4 cilindri in linea. Alla guida a destra, motivo, prima di partire per il nostro viaggio vivevamo in Inghilterra. Non è un vantaggio, anzi uno svantaggio, perché in alcuni paesi non è consentito entrare con veicoli che hanno la guida a destra. Però noi ci siamo riusciti. Come si dice, lassù qualcuno ci ama. Perché abbiamo scelto di camperizzare un fuoristrada, un Toyota Land Cruiser 4x4? Principalmente per 3 motivi che rispecchiano la nostra tipologia di viaggio: affidabilità, dimensioni e capacità off-road. La parte meccanica è ancora quella originale. In quasi 370.000 km abbiamo solamente dovuto sostituire il gruppo ABS e riparare qualche volta il condizionatore perché appunto non lo usiamo spesso. Ho una discreta conoscenza meccanica, questa è una cosa che peraltro consiglio a tutti di avere, e quindi la manutenzione me la faccio io. E a parte i regolari cambi d'olio e filtro e qualche pezzo che si usura normalmente, non abbiamo mai dovuto riparare nulla. Un ringraziamento speciale va alla Toyota, complimenti per costruire dei veicoli così affidabili. Ho aggiunto un radiatore per migliorare il raffreddamento della trasmissione automatica, esteso gli sfiati di trasmissione differenziali per poter attraversare guadi e fiumi, restando a tema lo snorkel col play-filtro, non tanto per i guadi quanto per dare al motore aria più fresca e pulita. E più recentemente un nuovo miglioramento: ho installato un filtro della Racor di tipo marino con cartucce intercambiabili da 30 micron, che inoltre separa l'acqua dal carburante. Ne ero già a conoscenza, ma un caro amico meccanico ha insistito che lo installassi prima di venire in Africa. I vantaggi principalmente ne sono 2. Il primo è che se dovesse esserci acqua nel diesel te ne accorgi prima grazie a questa vaschetta trasparente che è in basso. E il secondo è che le cartucce intercambiabili costano una frazione rispetto al filtro carburante originale Toyota, e già prefiltrando il diesel la durata di quest'ultimo va considerabilmente ad aumentare. Qui dentro, nascosto dietro al paraurti, c'è il vericello, che se potessi tornare indietro forse non installerei. Come dire, è una di quelle cose che è meglio avere e non averne il bisogno, piuttosto che averne il bisogno e non averle installate. Come ricovero abbiamo inoltre le Max Trax, le pedane da sabbia. Anche quelle lassù si sono scolorate e non le abbiamo mai usate. Ci siamo insabbiati e anche infangati, però basta scavare, giusta pressione dei pneumatici e ne vieni fuori. Restando in tema pneumatici, noi montiamo le Cooper. Questo qui è il nostro terzo set. Ci troviamo benissimo e non le cambieremo per nessun'altra gomma. Queste qui hanno più di 50.000 km e siamo così contenti che abbiamo addirittura dedicato un video in particolare, che trovate linkato in descrizione. Ammortizzatori. Montiamo le Ironman 4x4 Foam Cell Pro. Queste qui hanno poco più di 5.000 km, ma tanta strada da fare, perché le precedenti, le Foam Cell Standard, hanno coperto più di 210.000 km. Siamo così contenti delle nostre sospensioni che abbiamo dedicato un video in particolare, che troverete linkato in descrizione. Esternamente tutto è rimasto come nel video precedente, abbiamo soltanto aggiunto un'altra tanica da 20 litri che ci garantisce un'autonomia maggiore tra i 160 e i 240 km. E questo tendalino della James Baroud, che viene anche con delle paratie laterali che ci consente di avere un'altra stanzetta, un po' di spazio in più. Abbiamo anche dedicato un video in particolare a questo tendalino. Parabrezza è quello vecchio, ma c'è una novità, l'abbiamo spaccato. Non l'ho cambiato ancora perché siamo in Africa e ci hanno sconsigliato in quanto la pietrina sul vetro si acchiappa sempre. Poi lato guidatore è libero e non è strutturale o troppo grande. Lo terremo fin quando terrà. Ci è successo in Iran a 63 gradi nel deserto più caldo al mondo, una delle avventure più belle ma anche difficili di tutto il nostro viaggio. E ovviamente c'è il video linkato in descrizione. Ragazzi, quello che vi sto raccontando, il viaggio, le nostre recensioni, è tutto basato su fatti reali, accaduti e dimostrabili presenti nei nostri video sul canale. Ora, insomma, si è capito, ci sono una serie di video linkati in descrizione, quindi non ve lo ripeterò di nuovo, altrimenti diventa monotono.
Per chi volesse approfondire troverà un video linkato in descrizione, l'ho detto di nuovo. Questa è la nostra zona soggiorno, camera da letto, cucina, bagno, doccia, eccetera, eccetera. Abbiamo rimosso i sedili posteriori, abbiamo costruito un letto di circa 1,80 x 1,20. Da questo lato abbiamo il nostro caro ventilatore a 12 volt e qui sotto abbiamo le nostre varie cosucce. Non abbiamo più il nostro fornello a fuoco singolo con bomboletta a gas, ma abbiamo sempre il nostro fidatissimo Coleman a 2 fuochi, fornello a benzina, ovviamente anche col fornetto, e poi il fidatissimo Jetboil. Tutto attorno abbiamo delle tendine cucite su misura da mia mamma con diverse tasche e qua su abbiamo una rete per massimizzare lo spazio dove mettiamo pigiamini, intimo e vestiario. Ne avevamo una di rete, adesso ne abbiamo 2 perché ci siamo equipaggiati con 3 pannelli solari. 2 di tipo economico della Dokyo da 100 watt l'uno, di cui uno è adesso lì al sole ad abbronzarsi e a caricare le batterie, e questo qui della Bluetti da 120 watt che serve anche a caricare un altro accessorio. Questo qui, una Power Station. Il nostro frigorifero a compressore Dometic di 26 litri è ancora qui, acqua potabile in totale di 35 litri in diverse taniche. Abbiamo quindi in totale 2 batterie di avviamento da 75 A, una batteria dei servizi da 120 A a gel e in più questa qui che è una batteria portatile a litio da 500 watt con un piccolo inverter qui giù da 300 watt. Ora la utilizziamo questa principalmente per caricare il computer perché assorbe tanto e per un frullatorino, qualche cosa piccolina così, caricare i telefonini a volte. In questo modo non vado a scaricare o a stancare troppo la nostra batteria dei servizi che è ancora da allora, quindi installata da più di 7 anni, e la utilizziamo soltanto per il frigorifero, la doccetta e qualche altra utenza. I serbatoi di acqua dolce sempre gli stessi, 2 di 25 litri, uno con acqua calda alimentato di una resistenza elettrica 150 watt 12 volt e altra acqua fredda. Tutto collegato a una pompa autoclave tipo marino per farci una doccetta, sempre la stessa, ancora qui. Ripiano scorrevole è ancora qui, solo che abbiamo apportato delle modifiche al supporto. Avevamo qui 2 gambe, le abbiamo fatte tagliare, abbiamo adesso soltanto un piede di tipo telescopico per ovviamente risparmiare per un po' di spazio in più e mettere cose qui sotto come ad esempio il compressore che prima non avevamo. Questo qui è della XT Automotive, un'azienda italiana, ci siamo trovati bene. E sgonfia e rigonfia le gomme in minuti, specialmente nel Medio Oriente faceva caldissimo e non ci ha dato nessun problema. E peraltro poi la borsa è molto capiente, quindi possiamo mettere anche tante altre cose. Ah, bello, 1 chilo di anacardi, guarda qua, mettiamo di qua su, il grembiulino per cucinare così non mi sporco quando cucino. Che c'è questo? Ah, c'è anche dei sottaceti. Eccoli qui, sono dei peperoncini da qualche anno. Ah no, stanno benissimo, guarda qua, questo è un caro amico nostro. Grazie Alex. Non beviamo dalle bottiglie di plastica ormai da tanti anni, o compriamo acqua filtrata o lo filtriamo noi. Questo è il nostro filtro d'acqua da 1 gallone della Sawyer che funziona benissimo. Abbiamo già filtrato tantissima acqua e addirittura abbiamo filtrato acqua del Nilo in Sudan, bevuta in completa sicurezza. Siamo molto contenti. Macchina fotografica, sempre la stessa, era vecchia allora, adesso lo è ancora di più. Ricordate sempre ragazzi, la differenza la fa il fotografo. Vieni qua, ferma così, ferma un attimo, non ti muovere, aspetta. Fai vedere, fammi vedere. Vabbè, qualche cosina l'abbiamo migliorata, abbiamo un drone un po' più avanzato, comunque vecchio della DJI di 3 anni, già fuori produzione, però siamo contentissimi. Abbiamo questi microfonini wireless della Boya per migliorare l'audio dei nostri video e poi le ultime arrivate sono queste 2 action cam, questa qui è della Insta360, la X3, una videocamera a 360 gradi e poi questa qui, la Insta360 Go 3, letteralmente lanciata un mese fa, che abbiamo ricevuto da poco e ci stiamo divertendo tantissimo.
Qui poi abbiamo il tavolo, le sedie le teniamo su, le nostre varie cose, provviste, roba da mangiare, la maggior parte è tutto stivato qua sotto. Se siete curiosi di saperne di più sul nostro equipaggiamento, abbiamo tutto elencato in una pagina Amazon dedicata, quindi trovate tutto lì. Per quanto riguarda la zona guida non ci sono molti cambiamenti, ho sostituito la spirale dell'airbag perché si era usurata, abbiamo cambiato la videocamera dashcam, ne abbiamo presa una che registra una qualità migliore, 2.7K, e i filmati sono abbastanza decenti e li possiamo utilizzare nei nostri video. Per quanto riguarda invece il nostro dispositivo satellitare di emergenza Messenger, lo Spot Generation 3, abbiamo adesso invece il modello più avanzato, questo qui è lo Spot X, che oltre ad avere tutte le funzioni predefinite del Messenger satellitare, quindi richiesta di soccorso, SOS, tracking e così via, ha anche in aggiunta questa tastiera per poter inviare dei messaggi specifici non soltanto a casa alle nostre famiglie, ma anche ai soccorsi, quindi poter descrivere meglio in caso di incidente quello che sia successo. Avere un dispositivo satellitare è una cosa che io raccomando e consiglio non soltanto a chi viaggia, ma anche a chi ama sport come mountain bike, andare in montagna, scalate, trekking e va in questi luoghi remoti dove non c'è segnale del telefono, perché davvero potrebbe salvare la vita. Prezzo: qual è il costo necessario per camperizzare un fuoristrada, per convertirlo in un camper 4x4 simile al nostro Totò? Dico simile perché Totò ovviamente non ha prezzo, oramai è un membro vitale della Leveto Expedition, fondamentale, è l'anima di questo viaggio, è un amico, un fratello. Però se foste voi in grado di camperizzare il vostro mezzo così come ho fatto io, e includendo il costo di una Toyota Land Cruiser inglese di circa 20 anni, parliamo tra i 10-12.000 euro e 15-16.000. Restando in tema denaro, ci teniamo a precisare che non proveniamo da famiglie benestanti e non siamo ricchi. Anzi, io so molto bene che significa la povertà, l'ho vissuto personalmente per diversi anni in Moldavia dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Questo viaggio, assieme al nostro canale YouTube, è tutta farina del nostro sacco. Abbiamo lavorato tanto, a lungo e duramente per poterci permettere un viaggio simile. Quello che ci stiamo costruendo lo è grazie alle nostre mani e alla voglia di fare. A volte leggiamo tra i commenti chi ci scrive "andate a lavorare". Beh, in un certo senso anche questo è un lavoro, forse non lo diamo a vedere. Voglio citare una frase di Henry Ford: "I admire the man who loves his job, because he will never work a day in his life". Questo significa: ammiro la persona che ama il suo lavoro, perché non lavorerà mai un giorno della sua vita. Prima di concludere, crediamo che sia importante menzionare il fatto che diamo anche un senso a questo viaggio di piacere. Abbiamo visto con i nostri occhi che il mondo non sta proprio andando nel verso giusto e abbiamo quindi aperto una piccola onlus, Try to Give Back. Lo stesso nome rispecchia anche la nostra missione: prova a restituire qualcosa indietro. L'essere umano sta prendendo troppe risorse dal pianeta, non dando a quest'ultimo tempo di rigenerarsi. Quindi è grazie agli introiti provenienti da YouTube e le vostre donazioni che possiamo piantare alberi, dare supporto a riserve naturali e aiutare i più bisognosi. Quindi cogliamo l'occasione per ringraziarvi, voi e le vostre visualizzazioni, soprattutto delle noiose pubblicità, perché è grazie a questi fondi che possiamo continuare a fare delle opere di bene. E se ci sono due cose che vorremmo portaste con voi e ne faceste tesoro a seguito del nostro video, queste sono: una persona abile e volenterosa potrà sempre trovare il modo di guadagnare del denaro, ma il tempo, quello non torna indietro. Amate le persone e usate le cose, perché il contrario non funziona. Per concludere, speriamo che questo video vi sia piaciuto e vi rivedremo presto sul nostro canale, o chissà, anche di persona. Perché dovete sapere che nel corso degli anni abbiamo incontrato anche tanti altri viaggiatori che a seguito del nostro primo video hanno modificato il loro veicolo e stanno adesso realizzando il loro sogno. Vi auguriamo quindi con tutto il cuore che questo video, la nostra storia, vi possa essere di ispirazione e darvi forse quel calcetto, quella spintarella che stavate aspettando per andare anche voi a rincorrere i vostri sogni.